Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo in un posto particolare che molti di voi non sapranno, ma io ve lo spiego. Io sono nato qua, chiaramente siamo a Venezia. Prendendo l'autobus da Mestre ho lasciato la macchina a casa dei miei genitori e siamo venuti qua con 1,50 €, consigliatissimo, anche perché il parcheggio lasciato a Troncheto a Venezia ha una cifra non indifferente. Allora, questa è casa mia, ci sono nato e cresciuto per 23 anni e conosco Venezia abbastanza, non da dire come le mie tasche, però la conosco abbastanza. Faremo un piccolo tour velocemente e cercherò di spiegarvi un po', insomma, la mia città. Ecco, siamo appena arrivati a Piazzale Roma. Quello è il ponte dei Giardini Papadopoli, quello che è venuto in fondo, e alla fine di quel ponte c'è ancora la mia scuola elementare, che adesso credo sia diventata una stazione di polizia. A dopo. Allora, quello che vedete qui alle mie spalle, questo è il famosissimo ponte di Calatrava, costruito dall'architetto spagnolo qualche anno fa, come quarto ponte che attraversa il Canale Grande a Venezia. Ha avuto tantissime storie contro e a favore, diciamo molto contro, che è molto pericoloso, specialmente d'inverno è molto pericoloso, in quanto si scivola da morire. Si era pensato di fare un camminamento esterno per i portatori di handicap, c'è un'ovovia, una specie di ovovia mai
messa in funzione. Allora ricordo che i ponti che attraversano il Canal Grande sono 4, oltre il ponte di Calatrava c'è il ponte della stazione, il ponte dell'Accademia e chiaramente il più famoso di tutti, il ponte di Rialto. Allora, per un veneziano come me, nato e cresciuto qua, vedere la mia città con così poco turismo è veramente una cosa che mi fa strano al di fuori dei modi. Per me il turismo a Venezia è come dire, non lo so, per portare l'esempio che domani sorge il sole o che domani che arriverà la notte, arriverà il giorno. È una cosa talmente, il turismo a Venezia c'è e ci sarà sempre stato. C'è sempre stato e... Allora, adesso vi faccio vedere una cosa. Quella che vedete alle mie spalle, quella è la mia scuola elementare. Esattamente dove c'è la terrazza, grande là, quella era la mia classe. Quanti ricordi? Questa è la chiesa di Tolentini, ormai chiusa, e questo è uno dei punti più bassi di Venezia. Qua quando c'è acqua alta, questa zona qua si allaga completamente a buoni livelli, ad alti livelli, perché questa è una parte molto bassa di Venezia. Allora, vediamo, questa è tipica, non si dice vicoli, ma si chiamano calli, seccale del Forno, dove viveva un mio amico d'infanzia, vedete, molto caratteristico. E adesso, con molto orgoglio, vi faccio vedere dove sono nato e cresciuto. Mi giro, allora, io sono nato e cresciuto esattamente lì. Quella era la mia camera, con le finestre, e quello era tutto l'appartamento dove vivevamo. Quella è casa mia. Questo si chiama Ponte Vinanti, una volta era anche detto Ponte delle Gomme, perché ci attaccavano esattamente lì, su quel muro, la gente che passava ci attaccava le gomme, ed era rimasto chiamato il Ponte delle Gomme. Qua per me è come tornare bambino. Questo è l'ingresso di casa. Io abitavo al secondo piano. Qua c'era un calzolaio. È incredibile come quando si è piccoli sembra tutto più grande. Adesso mi la ricordo enorme questa calle, invece adesso mi sembra così piccola. Veramente una marcorda della mia vita. Allora, questa che vedete è la caserma dei Vigili del Fuoco di Venezia. La particolarità che è che quando ero bambino, vi faccio vedere, quando ero bambino era bellissimo vedere le lance, si chiamano così, dei Vigili del Fuoco partire di corsa, e partivano a tutto spiano solamente con un preavviso di sirena. Qua siamo sul Ponte Foscari, eccole là, quelle sono le lance dei Vigili del Fuoco davanti alla sede. È la famosissima Università di Ca' Foscari di Venezia.
Questa è la sede centrale. Io praticamente ci sono nato a fianco. Quello che si vede in fondo è il campanile della Basilica di Frari. Quello chiaramente è uno scorcio del Canal Grande, e questo che vedete qua rosa sopra la balconata è la sede della regione del Veneto. Un posto a caso, Stiamo per arrivare in Campo San Barnaba. Anche questa è una parte della mia infanzia. La bellezza di questo campo, a parte a livello artistico, è che, vi faccio vedere, in fondo là, non so se si vede, dove ci sono quei ragazzi, c'è una barca che vende frutta e verdura, e io ho ricordi fin da bambino di mia madre che veniva qua ad acquistare frutta e verdura. Allora, la particolarità di ogni cale di Venezia è che molti di esse hanno un nome riguardante a un lavoro. Questo è detto il ponte e cale della Vogaria. In questa zona, sotto questo ponte, i miei genitori, la mia famiglia, mio zio tenevano le barche. Praticamente ne avevamo una qua sotto, attaccata a queste due bricole, sì, questi due pali, e una là vicino a quella bianca. Per andare a prendere quella, mio padre o mio zio scendevano dal ponte attraverso quei chiodi che si vedono là ancora attaccati dalla mia famiglia, montavano in barca, andavano a prendere quella che serviva, attraversavano sotto il ponte su questa riva alla quale noi avevamo accesso, e dopo riportavano la barca che non serviva al suo posto. Particolarità di Venezia, là, lungo quel muro là, mio zio, che era anche un pescatore, attaccava, dove c'è tutta quelle alghe attaccate sul muro, mio zio lì rammendava le reti che andava a pescare e le attaccava sul muro ad asciugare.
arrivando verso le Zattere, che è la zona che c'è un corso d'acqua centrale, il canale della Giudecca, che appunto divide Venezia dalla sua isola più grande, cioè la Giudecca. E passeremo attraverso una calle che è detta Calle del Vento, perché qua estate, inverno, caldo, freddo, c'è sempre vento. Allora, quello in fondo, quello è il mulino Stucchi. Una volta Venezia era proprio un mulino, ultimamente è stato ristrutturato e adesso è adibito a un hotel 5 stelle extra lusso. Ma credevo di più, c'è una leggera brezza, ma forse la giornata, ma niente di più. Allora, adesso stiamo arrivando alle Zattere. Pronti? 3, 2, 1. Taran, tanta roba. Quella che vedete davanti a me è l'isola della Giudecca. Queste sono le Zattere, una zona di camminamento molto, diciamo, molto ben frequentata a Venezia, dove si può trovare gelaterie, bar. Più avanti, oltre quell'imbarcadero là che troveremo un ponte, c'è la gelateria più famosa di Venezia, dove ci lavora mio cugino. E la gelateria si chiama D'Anico, dove fanno un gianduiotto con la panna che, diciamo che se lo assaggi poi lo eviti perché si ingrassa solo a guardarlo, però è buonissimo. Eccoci ragazzi, adesso vi faccio vedere una particolarità, una cosa, tanta roba, una cosa che è rimasta intatta, che vedete si chiama squero. Ecco qua. Qua venivano e vengono ancora costruite col fuoco le gondole di Venezia. Le gondole di Venezia, la particolarità, adesso non vorrei dire, non mi ricordo bene, mi sembra sia fatta da 11 tipi di legno diverso. E molti si domandano com'è che fa a non rovesciarsi. La particolarità è perché quella strana forma sinuosa, un po' pendente da un lato, fa sì che con l'ondeggio dell'acqua e il beccheggio della barca stessa la mantenga sempre su una linea perpendicolare orizzontale sull'acqua, in modo che lei non si rovescerà quasi mai. In effetti qua a Venezia si dice, quando vedi che va a fondo, si dice così, che va sott'acqua una gondola, è come se andasse sott'acqua a Venezia. Chiaramente il gondoliere non è poi così facile portarla, perché c'è tutta una tecnica per poterla condurre che non è facile e ci vogliono anni di esperienza. Chiaramente dalla parte di mamma, della mia famiglia, sono gondolieri ed è un'arte che si tramanda di padre in figlio da secoli. Quello che vedete là che sta vogando sono due, una e due in fondo. Quella è una delle classiche barche di Venezia, si chiama Mascaretta, come vedete è piccolina, molto agile e chiaramente per portarla bisogna saperla condurre in una certa maniera. Come vedete questa è una persona abbastanza esperta e non ha grossi problemi a trasportare attraverso questo canale che, anche se non sembra, è abbastanza movimentato. Quella che vedete là, quella piccola edicola verde ambulante, quella è stata a novembre, con l'acqua grande che c'è stata qua a Venezia, è stata praticamente, l'hanno ripescata dal mare, dall'acqua, e ultimamente è stata qui sul giornale, tramite il sindaco sono riusciti a recuperarla, ricostruirla e rimetterla nella sua posizione originale. Questa è la chiesa dei Gesuati, ecco qua si sono sposati i miei genitori. Questa è l'isola della Giudecca e di fronte vediamo la chiesa del Redentore, eretta dai veneziani assieme alla chiesa della Salute per ringraziare la Madonna per lo scampato pericolo della peste. Come si sa benissimo, ogni terza domenica del mese di luglio ogni anno avviene la costruzione del ponte votivo che collega Venezia appunto all'isola della Giudecca e la conseguente festa con i fuochi di artificio che avviene alla sera.